Quando pensiamo all'evoluzione umana, raramente ci vengono in mente i tori. Eppure, questi animali hanno avuto un impatto profondo sulla nostra storia e sulla formazione delle civiltà. Scopriamo insieme perché il legame tra uomo e toro è tanto antico quanto affascinante. I primi esseri umani hanno iniziato a camminare nella savana africana più di 2 milioni di anni fa. Tra i primi animali a venire allevati ci furono i maiali e i bovini, addomesticati tra il 12.000 e l'8.000 a.C., mentre la prima forma di allevamento dei maiali potrebbe essere avvenuta in Mesopotamia, mentre quella dei bovini qualche migliaio di anni dopo, nella regione tra l'attuale Turchia e il Pakistan. La domesticazione dei maiali e dei bovini consentì di nutrire popolazioni più grandi e contribuì ad aumentare la densità della popolazione. Entro il 6000 a.C. avevano iniziato ad addomesticare il bue selvatico, o uro, un animale che viveva in molte zone dell'Asia ed Europa. La centralità del bestiame, in questo caso dei bovini, nelle mitologie e nelle credenze religiose di molte società primitive rivela la loro importanza radicata all'interno di queste culture. Ad esempio, le pitture rupestri preistoriche in Francia e Spagna, risalenti a 30.000 anni fa, includono molte scene raffiguranti uri, il che suggerisce che l'animale era culturalmente significativo molto prima di essere addomesticato. Scavi archeologici sull'isola greca di Creta suggeriscono che il toro era centrale nelle cerimonie religiose dell'antico popolo minoico, basti pensare alla mitologia legata al Minotauro, una creatura mostruosa metà uomo e metà toro. Un altro esempio, stavolta più recente, è quella della tradizione indù, in cui ormai è risaputo che i bovini sono sacri. Ma se in alcune culture questi animali erano sacri, in altre vennero utilizzati anche per sport sanguinari, facendo combattere tra loro i bovini o contro altri animali o persone. Queste pratiche prendevano il nome di tauromachia. Un esempio di questo tipo è il bull baiting, ossia mettere un toro contro dei cani con l'obiettivo di attaccare e sottomettere il toro, mordendolo e trattenendolo sul naso o il collo, con la conseguente morte del toro. Oppure un'altra più famosa è la corrida, dove si affrontano il toro con ed esseri umani. Negli ultimi decenni, il cambiamento climatico ha rappresentato un grosso problema non solo per l'uomo, ma anche per la flora e fauna. Molte associazioni ambientaliste hanno protestato in tutti questi anni per ridurre l'inquinamento. Una fra queste è la galleria chiamata Cow Gallery. Ve ne parlerà meglio il mio amico Lorenzo. Madrid diventa il palcoscenico di una mostra urbana senza precedenti. Le strade, le piazze e gli angoli più vivi della capitale si trasformano in un percorso artistico sorprendente, dove la tradizione incontra la contemporaneità. È un progetto che fonde natura e arte, prendendo la sagoma del toro, simbolo della forza, della cultura e della memoria spagnola, e trasformandola in una tela viva, capace di raccontare l'essenza e la vitalità di Madrid in tutte le sue sfumature. Molto più di una semplice esposizione, la galleria è un museo a cielo aperto. Un invito rivolto tanto ai madrileni quanto ai visitatori a scoprire la città con occhi nuovi, attraverso la visione di oltre 30 artisti che hanno interpretato il toro con linguaggi, stili e sensibilità diverse. Con il supporto della galleria Jorge Alcolea, scultori, pittori, illustratori e designer, sia affermati che emergenti, hanno trasformato una scultura di toro intagliata a mano in un'opera d'arte unica, creando un dialogo continuo
tra tradizione e innovazione, tra il rurale e l'urbano. Ogni toro racconta una storia. Storie di identità, di radici culturali, ma anche di futuro, di sostenibilità e di creatività. Ogni opera riflette la diversità e la ricchezza culturale della capitale. C'è chi ha scelto di richiamare la memoria storica, chi di evocare le vie popolari della città, chi invece ha esplorato la complessità della vita contemporanea con segni e simboli. Tutte insieme, queste opere costruiscono un ponte ideale tra la campagna spagnola e la metropoli moderna, celebrando un legame profondo che appartiene al cuore stesso di Madrid. La città intera diventa una galleria a cielo aperto, un'iniziativa che non solo porta l'arte tra la gente, ma che vuole anche rendere visibile l'impegno del settore bovino spagnolo per la sostenibilità ambientale, il rispetto degli animali e la valorizzazione del territorio. Arte, natura e comunità si incontrano così in un'esperienza unica, patrocinata dal Comune di Madrid, che unisce bellezza e consapevolezza, tradizione e modernità, trasformando la capitale in un simbolo di dialogo tra cultura e vita quotidiana. Vi invitiamo a mettere un like, iscrivervi al canale ed attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre vi invitiamo a lasciare i vostri commenti che ci aiuteranno a migliorare sempre di più il canale. Vi diamo appuntamento al prossimo video e vi invitiamo a vedere i video precedenti se non li avete ancora visti.